Esercizi, copia, incolla e calibra. Come vi dicevo, uno degli aspetti più importanti della riabilitazione è comprendere che ogni paziente è un individuo che ha una sua unicità e come tale necessita di un trattamento cucito su misura e sulle sue esigenze. Per questo è necessario un attento rigore nella scelta degli esercizi da proporre e nella loro costruzione. Questo è stato uno dei motivi per i quali sono stato indeciso per lungo tempo prima di produrre una videoguida che potesse essere adatta ad un gruppo di problematiche, la videoguida per l'emiplegia sinistra e per l'emiplegia destra, proprio per la difficoltà incontrata nel poter permettere a ciascuno di adattare il lavoro alle individualità di ogni paziente. Ma in definitiva, adesso vi racconto un piccolo aneddoto che mi ha aiutato a decidere nell'affrontare questa sfida. Quando ho aperto il mio studio di fisioterapia insieme ai miei amici dell'università, ai miei colleghi, avevamo bisogno di un sito internet e per quello ci siamo affidati al classico amico di un amico che costruiva siti internet. Ci fece il suo sito, ma da subito iniziai ad avere un pochino di diffidenza sul lavoro ricevuto perché ad esempio quando cercavi alcune cose su Google era un sito che non trovavi mai e quindi perdeva la sua utilità, e andando un pochino a ricercare su internet, a studiare un po' intorno, un po' come avete fatto voi, ed è per questo che ci siamo conosciuti, avevo riscontrato che tra l'altro le tecniche usate da questo amico di un amico erano vecchie di diversi anni e non efficaci, e che tra l'altro il costo che avevamo sostenuto era salato, era esagerato rispetto a quello che era il mercato e quello che ci aveva offerto. Allora in quel momento, anche un pochino indignato, mi dissi: vuoi mettere che se mi metto a documentarmi e a studiare un pochettino non riesco a fare qualcosa di meglio di quello che ho ricevuto, che non era sicuramente all'altezza di un lavoro professionale? Ed ho iniziato col il mio piccolo blog, che probabilmente hai visto, che non è certamente un lavoro professionale. Qualsiasi professionista del settore può vedere il blog e constatare che è un lavoro amatoriale. Nonostante ciò è un blog che accoglie diverse centinaia di visitatori ogni giorno ed è abbastanza apprezzato. Quindi il lavoro da autodidatta comunque ha dato delle soddisfazioni, ma il supporto più importante che questa mia esperienza da autodidatta mi ha dato è quello di avere la capacità di poter valutare effettivamente le mie esigenze e il lavoro di un eventuale professionista che potesse prendere in carico il mio progetto. E infatti da lì sono riuscito ad affidare il mio progetto ad un professionista che si occupava di siti internet, sapendo cosa dovesse fare e sapendo valutare anche il valore del suo operato. Questo è stato uno degli eventi che mi ha dato quella spinta in più per poter affrontare questo tipo di sfida. E poi tra l'altro anche l'esperienza di diversi familiari negli anni passati che si sono dimostrati davvero in gamba, che hanno saputo offrire ai loro familiari una riabilitazione che davvero ha poco da invidiare a molti professionisti, soprattutto quei professionisti che magari lavorano su un paziente con un problema neurologico post-ictus attraverso delle scelte terapeutiche che non vanno ad incentrare il reale problema, cioè le funzioni cerebrali. Quindi questo è parte delle motivazioni che hanno portato poi alla creazione di questo prodotto.